Una gara complicatissima di cui parlare perché in questo momento la Roma riesce a portarsi a casa altri 3 punti nella partita, credo più sudata e sofferta della stagione, seppur siamo ancora all'inizio e quindi abbiamo un campione, un campioncino di partite risicato a cui attingere. Sofferenza, difficoltà, occasioni subite, parate clamorose di Svilar, la porta legge. Scusa, Che c'è? perché mi sa roba andava macchina, Sì, grazie. la chiave te la metto qua. Va bene, grazie. Scusatemi, E signore. salute, sì. Certamente sarà fatto. Scusate. Dicevo, ecco, la Roma credo che abbia le stesse difficoltà che ho io in questo momento nel realizzare il video. Per ovvi motivi, la Roma è lontanissima da essere della squadra di Gasperini. È ancora molto lontana, il che non è un aspetto negativo, è un aspetto positivo, perché quando questa squadra poi riuscirà in qualche modo a mettere in pratica le richieste del mister in tutto e per tutto, sarà una squadra che potrà veramente dare filo da torcere a tutti, perché in questo momento sta portando a casa vittorie contro Lazio, vittorie contro il Verona, anche in maniera a tratti, se vogliamo, non voglio dire immeritato, è sempre brutto dire immeritato, però raccogliendo più di quanto seminato, questo penso che sia palese, ma è una squadra che almeno il Gasp, ed è una cosa su cui voglio battere, il Gasp raramente porta a casa vittorie quando gioca male. Quindi io non oso immaginare quando questa squadra inizierà a rispondere, no, a quelle che sono le direttive. Si intravede qualcosa, per carità, anche l'inserimento adesso di Pellegrini in questa squadra, tante scelte. Vedete Dovbik, per esempio, in tanti già avevano detto no, ma Gasperini adesso l'ha buttata a terra. Oggi Dovbik ti fa un gol che vale 3 punti. Cioè, e se c'è un allenatore che sa come rivitalizzare i propri attaccanti, è Gasperini. Quindi piano con le sentenze, in un lato o nell'altro, molto molto piano. Ma oggi, oltre alla Roma, parlerei anche di un Verona che forse merita più credito. Perché no, la prova con la Juventus io pensavo fosse un po' estemporanea. Invece oggi mi sono reso conto che il Verona forse è la più grande sorpresa di questo campionato al momento, perché sta facendo vedere delle cose davvero, davvero interessanti. Adesso comunque cercheremo di parlare un po' di tutto con calma. Ci mettiamo comodi. Prima, come al solito, io sono già comodo in realtà. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti. Stasera sapete benissimo che partita va in scena. Credo che la vedrà anche il Gasp, perché gli può iniziare a interessare una partita del genere. Perché no? Non sto dicendo che l'obiettivo della Roma sia lo scudetto, assolutamente no. Ma io ci credo nella Roma che può andare in Champions, ci credo. Ovviamente non basta questa Roma qua. Che sia chiaro, questo deve essere un po' il, il leitmotiv, no, della discussione. Non può essere questa Roma. Ma se la Roma riesce a vincere queste partite qua, attenzione. Ecco, attenzione. In descrizione vi metto un po' tutta la roba, tutti i vari profili social, come sapete benissimo. Se volete dateci un'occhiata, grazie, grazie per il vostro supporto immanchevole, diciamo così. Allora, sicuramente, come dicevo prima, da sottolineare il gol di Dovbik da attaccante, che la palla se gli arriva in aria lui è in gamba, ma anche la combinazione che va a chiudere con Pellegrini, e Pellegrini lì salva un gol il difendente, no? Non ricordo chi sia, ma lì salva praticamente un gol fatto. E quindi in crescita Topic. Poi certo ancora è lunga, no? È lungo il percorso, però adesso la distanza con Ferguson io la vedo meno netta, anzi, se vogliamo è più Ferguson che tra virgolette mi preoccupa, perché Ferguson pensavo fosse più avanti. E invece adesso stiamo in effetti riscontrando un attaccante che era fermo da tanto tempo, e quindi forse siamo stati fin troppo ottimistici noi nell'analisi e nel riportare alcune idee e sensazioni. Certo, un giocatore in gamba, forte per quanto mi riguarda, ma avrà bisogno di tempo anche lui. Quindi con quello che ha oggi Gasp sta facendo il possibile, ha bisogno di tempo, la fortuna, se vogliamo, che poi è la fortuna anche di questi risultati qua, e lo ribadisco ancora una volta, è quello di aver comunque ereditato una squadra che, no, gli è stata inculcata l'esser tosta nell'affrontare le partite, quindi molto
mi ricorda molto la squadra dei Ranieri, è praticamente un copia e incolla con l'aggiunta di Mr. Gaspi in panchina ad oggi, e questi risultati che stanno arrivando, ribadisco, sono più figli di un percorso aperto con Ranieri che suoi, no? Che quelli dell'attuale Mr. Gasp. Ma ribadisco, questa transizione si è appena avviata, vedremo dove porterà la Roma. Intanto, ribadisco, sono 12 punticini in 5 partite, che non sono affatto pochi. Forse qualcuno dirà sono più di quelli che meritava, può essere, però occhio a questa squadra che, ripeto, poi ha anche dei punti fermi, ecco, come in mezzo al campo, la fase difensiva che comunque ha ballato un po' troppo, e oggi nonostante non abbia subito gol, anche con la Lazio paradossalmente, subito 0 gol con la Lazio e 0 gol oggi, però ha subito tanto. Ecco, non lasciamoci ingannare da questo, e oserei dire comunque ancora una volta uno Svilar che è strepitoso, è veramente un fuoriclasse anche lui, clamoroso, clamoroso, clamoroso. Sono sempre più curioso di vedere questa squadra, mi piace anche Tsimikas a sinistra, il potenziale che ha più che altro. E voglio vedere questa squadra qua. Poi va detto, oggi il Verona avrebbe meritato. Verona tra oggi e con la Juventus ci ha dimostrato veramente di avere delle risorse, ecco, delle voci in capitolo, no? Per poter fare, non dico la voce grossa, ma farsi sentire, farsi ascoltare. Ma m'ha colpito come è riuscita in qualche modo ad arrivare con facilità in porta, a crearsi occasioni, sia nel primo tempo, ho citato l'occasione sbagliata da Orban, ma potrei citarvi la parata di faccia di Svilar, nel secondo tempo pronti via Giovanni, quel tiro a giro, non lo riesce a tenere basso, o un'altra uscita con i tempi giusti di Svilar, tante situazioni, ripeto, almeno 4 palle gol proprio nitidissime per il Verona, una squadra che secondo me sta anche benissimo fisicamente perché viaggia, e poi non appena è calata è cresciuta anche un po' la Roma, però oggi secondo me questa prestazione mi fa rivalutare anche un po' il pari del- della Juventus, e non lo so, deve essere contenta la Roma perché oggi si è portata a casa 3 punti assolutamente difficilissimi. Poi, piccola postilla, che c'è anche da dire che se l'arbitro fa quello che deve fare, ammonisce Akpak Pro, perché quello è un secondo giallo sacrosanto, magari non ci sarebbe stata partita. Quindi un po' sfortunata il Verona sotto l'aspetto delle occasioni sotto porta, che non riesce a concretizzare anche nel finale. Se penso al fuorigioco, al gol annullato a Orban, che secondo me sintetizza un po' il momento del Verona, però allo stesso tempo fortunata sugli episodi arbitrali, perché con la Juventus abbiamo visto il macello che è successo, e anche oggi Akpak Pro già ammonito. Non mi ricordo la prima ammonizione, ma di certo sul secondo intervento gli è andata bene, su Pellegrini tra l'altro, Pellegrini che comunque è sempre abbastanza decisivo in qualche modo. Va bene, è andata così, signori miei. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale, perché noi ci becchiamo in serata per una partitina interessante. Un grande abbraccio. Oh, e la Fiorentina neanche oggi vittoria, pareggiato 0-0, non ho visto, ma mamma che fatica, ragazzi miei, mamma mia. Un grande abbraccio, Taneschi.